come immagino io la città. Innanzitutto la immagino composta da moltissime comunità. Non esiste una comunità, ma ne esistono tantissime comunità di relazione, di interessi e anche di usi della città totalmente distinti, sia per fasce di target che di azioni, lavoro. Quindi immaginare il futuro della città secondo me è molto difficile. Forse si potrebbe parlare di futuri della città, perché non c'è un modo univoco di vivere la città, e quindi bisognerebbe immaginare una sorta di piano strategico delle idee molto ricco, ma che ha bisogno anche di immaginare diverse posizioni, diversi punti di interesse nello scrivere questo piano, quindi non solo politico, non solo sociale, non solo economico, no? Ma quindi fare intervenire anche fasce molto distanti tra di loro nella scrittura dello stesso. Cosa facciamo noi per i futuri no, della città? Noi da sempre, da 12 anni, immaginiamo di fare delle progettualità di social design, diciamo sui sistemi del design thinking, nei quali processi individuiamo delle problematiche, delle situazioni, dei target e costruiamo delle relazioni attraverso il progetto. E qui prendo anche un'altra parola in prestito che non è mia, ma è quella di bellezza e di qualità, cercando appunto di utilizzare queste due parole nella progettualità costante che facciamo. Esempi di progetti che abbiamo fatto nascono per esempio dal Mercato Foroni. Abbiamo lanciato il progetto Fa Bene, che poi si è sviluppato e ora si diffonde in tutta la città, ma abbiamo anche organizzato il Festival Graphic Days, che attraverso delle progettualità specifiche interviene anche in contesti urbani con progetti di urbanismo tattico o di azioni di bellezza urbana attraverso delle mostre all'aperto o dei corsi formativi, e questa è la cosa che ultimamente stiamo facendo con attenzione, dedicati alle giovani realtà, quindi le scuole. Stiamo lavorando su dei progetti di educazione civica attraverso dei progetti di social design nelle scuole sia superiori che al Politecnico, in modo da creare nuovi punti di partenza, perché l'obiettivo non è risolvere situazioni macro che normalmente in contesti cittadini vengono risolte a livello politico nazionale con grandi risorse e con grande progettualità a lungo termine, ma di fare delle microazioni innescando all'interno di processi e comunità nuovi punti di partenza, che sono le persone, che sono quindi i giovani che potrebbero essere fatti parte di un processo che normalmente li vede ai margini, e invece sono probabilmente quello che noi dobbiamo tenere più a cura e investire per cercare di trasmettere il concetto di partecipazione, il concetto di bello, il concetto di futuro e il concetto di fiducia. Buonasera a tutti, sono molto onorata di essere qui questa sera per prendere parte a questa prima fase di design del progetto di un nuovo Bauhaus europeo. La prima volta che ho sentito parlare di questo comitato un po' mi sono emozionata, perché il Bauhaus è stato il tema centrale, il tema di snodo della mia tesina di maturità, e il motivo per cui poi ho scelto di venire qui a Torino per studiare proprio architettura. Devo dire che quello che mi colpì di questa esperienza, nonostante fosse avvenuta ormai un secolo fa, fu proprio la sua trasversalità, il coraggio di partire dall'unione di due scuole apparentemente lontanissime come quella
delle belle arti, quella delle arti applicate, e il coraggio di anticipare alcuni cambiamenti già insiti in quella società, addirittura anticipando il razionalismo architettonico, anticipando quella che sarà la società industriale, la società del fare del XX secolo. Ebbene, Torino per molto tempo si è detta post-fordista, post-industriale, postmoderna, forse anche quasi come scusa per non cogliere alcune esperienze forti che ne avrebbero cambiato sicuramente anche il suo assetto, esperienze di cui oggi dobbiamo farci portavoci, di cui dobbiamo essere noi promotori per far sì che quei famosi obiettivi del 2030, dell'Agenda 2030, non siano qualcosa da inseguire, ma qualcosa da accompagnare insieme alla nostra città. Questa sera mi è stato chiesto di parlare di città e partirei proprio dalla storia contemporanea, da quel piano regolatore che ha reso la città policentrica, che in qualche modo voleva rilanciare le grandi opere e l'edilizia abitativa. È stata però forse, guardando la città di oggi, anche un'esperienza mancata sul fronte della complessità degli spazi urbani, sul fronte anche della fruibilità ecosostenibile. Bene, oggi abbiamo questa occasione, oggi abbiamo l'occasione di costruire tutti insieme una nuova città che integri l'urbanistica all'ecologia, all'ingegneria, all'arte, alla botanica, coinvolgendo tutti gli attori e guardando la città nella sua interezza, nelle sue contraddizioni, nelle sue differenze. Ecco, questa è la città del Bauhaus, questo è il Bauhaus.